Ehi là, benvenuti in una nuova recensione. Oggi parleremo di un titolo che interessa a pochissime persone, credo, ma nonostante tutto, oggi ne parleremo. Quindi, se fate parte della ristrettissima cerchia di persone che guarda ogni mio video, preparatevi a conoscere Yumi Mix Remix. Rilasciato originariamente su Mega CD nel 1993, Yumi Mix nasceva come progetto sperimentale per quello che a tutti gli effetti era la nuova frontiera dell'intrattenimento videoludico, il CD-ROM. Se avete visto le mie ultime recensioni avrete notato come parli molto spesso del grande impatto che il supporto CD ha avuto sia in ambito videoludico che in generale, e questo perché recensendo principalmente i videogiochi usciti nei primi anni 90, bene o male il periodo storico è quello, ecco, perciò per questa volta vi risparmio tutta la spiegazione. Vi basti sapere che i videogiochi iniziavano a diventare un po' più cinematografici, diciamo. Yumi Mix, nonostante fosse un gioco molto semplice in cui il giocatore doveva solo premere un tasto e vedere cosa sarebbe successo, fu un pioniere nel suo genere, tanto da autodefinirsi Interactive Comic, ovvero fumetto interattivo. E poi è curioso notare come sia stato scelto il termine comic piuttosto che anime o cartoon. Forse perché gli sviluppatori non lo reputarono abbastanza animato? Lo scopriremo insieme. Comunque sia, il gioco fu un discreto successo per la casa di produzione, tanto che i ragazzi della Game Arts, che poi sarebbero gli stessi dietro a serie molto più amate come Lunar e Grandia, decisero di realizzarne un sequel e riproporre l'originale su altre piattaforme, come i PC Windows, il semi-sconosciuto FM Town e persino il nostro amato Sega Saturn, in un'edizione tirata a lucido e rinominata Yumi Mix Remix. Molti giocatori si lamentarono del fatto che questa edizione per le nuove piattaforme non era che un porting dell'originale, e questa critica colpì molto gli sviluppatori, tanto che risposero per le rime ai detrattori di Yumi Mix nel manuale del suo sequel spirituale Dyna Iron. Quello che vi posso dire io è che, nonostante la grafica sia uguale identica alla controparte Mega Drive, la musica d'altro canto è stata migliorata parecchio. Non fraintendetemi, il Mega Drive monta un sound chip di tutto rispetto, capace di produrre melodie iconiche, ma nel caso di Yumi Mix alcune tracce erano state realizzate talmente male che ho faticato quasi a riconoscerle quando ho confrontato le due versioni. Eppure, manco a farlo apposta, in questo video sentirete solo le host per Mega Drive, dato che le tracce migliorate per Saturn non si trovano da nessuna parte su internet, e fidatevi, le ho cercate parecchio. Per darvi un'idea delle differenze vi farò ascoltare una breve registrazione presa direttamente dal mio Saturn. Beh, voi che cosa ne pensate? Per me non c'è paragone, ma lascio a voi l'ultima parola. L'unica vera novità presente nell'edizione remix di cui parleremo oggi è una specie di gioco del Mahjong semplificato, suddiviso in 40 livelli diversi. Ogni volta che completeremo un livello otterremo un'illustrazione originale e, completando tutti e 40 i livelli, riceveremo un'ultima illustrazione segreta, raffigurante niente meno che le due protagoniste del sequel di Yumi Mix. Ho deciso di anticiparvelo io, così vi risparmiate la fatica di giocare a Mahjong. Non ne vale la pena. Ma adesso parliamo della trama. Dunque, la storia di Yumi Mix è molto semplice e bambinesca in un certo senso, ma se per qualche strano motivo voleste evitare qualsiasi spoiler, potete saltare direttamente a questo punto del video. Per tutti gli altri, cominciamo! La storia inizia in una giornata comettante. Yumi è una semplice studentessa energica e un po' goffa, la classica protagonista che si vede spesso negli anime. Un giorno, mentre corre verso scuola, vede degli strani esseri simili a spiritelli e inizia a notare che delle cose strane stanno succedendo attorno a lei. Sempre lo stesso giorno, incontra una giovane ragazza di nome Rie Morishita e non appena le due si sfiorano... 大丈夫？探した。見つけた。何？あなたは私のこと愛してる？愛してるって言って。愛して
わよ。よかった。私もよ。Ah, i giapponesi non si smentiscono mai. Dunque, a parte il palese fanservice, la timida Rie ha un motivo per comportarsi così. Infatti, sia lei che Yumimi sono state possedute da una coppia di unicorni innamorati provenienti da un mondo parallelo, e solo quando le due si toccano lo spirito dell'unicorno di Rie prende il sopravvento. Ma prima che Yumimi venga a conoscenza di tutto ciò, si confida con i suoi amici, la bella Sakurako e il simpatico Shinichi, per cui Yumimi sembra avere una cotta. I tre, dopo aver notato tutte le strane apparizioni avvenute nella palestra della scuola, decidono di infiltrarsi di notte per saperne di più. Qui scoprono che gli spiritelli avvistati da Yumimi hanno il potere di aprire dei varchi verso altre dimensioni, a loro piacimento, e fanno uscire un enorme mostro da uno dei varchi. È a questo punto che l'unicorno dentro Yumimi si sveglia e sistema la situazione, cacciando il mostro e richiudendo il varco. È ormai chiaro a tutti che Yumimi e Rie sono la chiave per risolvere la faccenda degli spiritelli alieni. Il giorno successivo la scuola, e a dire il vero l'intera città, sono in subbuglio. Gli alieni hanno aperto varchi ovunque e tocca a Yumimi cacciare via tutte le creature extraterrestri. Ecco, a questo punto della storia il gameplay si fa un po' più accattivante del solito, perché i tre protagonisti dovranno farsi strada attraverso la scuola e, a seconda delle scelte del giocatore, Yumimi potrà combattere contro molti mostri diversi, a volte ispirati alle leggende giapponesi, altre volte ai classici dell'horror occidentale e così via. Riusciranno i nostri eroi a cacciare gli alieni invasori e riportare tutto alla normalità? Beh, ovviamente sì, ma non vi voglio svelare nessuno dei tre finali principali e lascio a voi l'onore di giocare il gioco e scoprirli per conto vostro. Insomma, Yumimi Mix è in fin dei conti un classico anime slice of life mascherato da videogioco. Ha dalla sua parte un cast di doppiatori di tutto rispetto e un'ottima direzione artistica, merito del tratto pulito di Izumi Takemoto, che risulta perfetto sia per raccontare una storia dai toni leggeri, che per essere visualizzato con una tavolozza di massimo 64 colori, come quella del Mega CD. Di contro però c'è da dire che il gioco è davvero cortissimo e molto statico, se capite cosa intendo. Anche per via delle limitazioni dell'hardware su cui girava, capita spesso che i personaggi se ne stiano fermi a parlare anche per 10-15 secondi, senza fare nessun movimento che non sia il semplice aprire e chiudere la bocca. Sotto questo punto di vista Yumimi Mix è stato molto deludente, soprattutto per me che ho giocato prima il sequel, quello sì che sembra un cartone animato. Una cosa che invece non mi ha deluso è l'edizione fisica del gioco. Credevate di esservene liberati, eh? E invece no, ritorna a grande richiesta la presentazione della confezione! Oh, allora, c'è tanto di cui parlare. Intanto, questa è una delle mie edizioni speciali, diciamo edizioni limitate preferite. È veramente bella, di cartone, guardate quanto è carina. È veramente... non lo so, ma ha proprio colpito, a parte il fatto che... urla anni 90, ma è veramente... probabilmente dal video non si capisce, ma ha una qualità della stampa davvero ottima. Poi, come potete vedere, abbiamo una doppia confezione, anche questa in cartone, carinissima. Vabbè, dietro ci sono altre illustrazioni originali. E una volta aperta abbiamo un piccolo artbook, carinissimo, in cui possiamo vedere, diciamo, un po' di immagini dei personaggi principali, illustrazioni così completamente a caso. Purtroppo non riesco a farvele vedere bene, non riesco a organizzarmi con queste caspita di telecamere, però insomma spero di darvi almeno un'idea dei concept art che ci sono qui, molto carini. E niente, vedete anche qualche piccolo storyboard. Così, molto carino, molto simpatico. E poi abbiamo... in realtà una cosa bruttissima di cui mi sono accorto è che questa parte, che è tutta di spugna per mantenere appunto il gioco, ha un piccolo difetto. Lo so, è una cosa piccolissima, però abituato come sono a tutte le edizioni giapponesi che sono praticamente intonse, cioè sembra che non ci abbiano mai giocato, mi ha fatto un po' strano, ecco. Questo è il CD, che è, diciamo, alla fine un'edizione classica, e dentro troviamo il disco di gioco e un altro manuale che per completezza vi farò vedere, molto più piccolino, molto meno interessante a parere mio, che spiega come salvare.
ci fa vedere, credo che questi siano i testi delle canzoni. No, no, per niente. Sempre spiegazioni. Ah, peccato che non ce l'abbiano messi. Potevano metterci anche i testi delle canzoni. Ce ne sono solamente un paio, però insomma poteva essere un'idea carina, ecco. E niente, questa è l'edizione. Yumimi Mix rientra nella fascia dei titoli super economici del Saturn. L'edizione Remix infatti costa sui 12-14 euro, mentre se preferite l'edizione limitata come quella che ho io, vi costerà una decina d'euro in più. Purtroppo il gioco è solo in giapponese, ma ci tengo a precisarlo, gran parte delle gag sono visive e comunque comprensibili anche per chi non mastica la lingua, quindi ve lo consiglio davvero. Non è assolutamente un capolavoro, ma rimane comunque un pezzo di storia del medium videoludico. Detto questo, la recensione finisce qui. Iscrivetevi, lasciate un mi piace e cliccate anche sulla campanella, in questo modo riceverete una notifica ogni volta che esce un nuovo video. E se la recensione vi è piaciuta, vi consiglio di recuperare anche il mio vecchio video su Dyna Iron, che sarebbe una specie di seguito spirituale di Yumimi Mix, e troverete il link da qualche parte su schermo. E detto questo, niente, grazie per avermi sopportato fin qui e alla prossima!